Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il filato che ho deciso di usare oggi è il Pavoncella della Mistrico Filati. Come vedete è un gomitolone, è un gomitolo da 100 grammi ma il filo è lungo 480 metri, quindi ha una buona resa. È molto morbido, è un po' pelosetto, il filo non è sottile ma si lavora benissimo con l'uncinetto che va dal 2,5 al 5. Io lo sto lavorando con l'uncinetto del 4,5. Per quanto riguarda il filo, ho detto che è un po' pelosetto e anche il filo è ritorto e si lavora benissimo. Il colore che io sto usando è il numero 51, è un celestino molto delicato, adatto proprio per questi periodi. La composizione del filo è 58% acrilico e 42% lana. Poi vi servirà, come ho detto prima, l'uncinetto del 4,5 e un metro da sarta. Detto ciò, adesso possiamo iniziare il nostro lavoro. Prima di iniziare a lavorare al nostro progetto, vi spiego cosa ho fatto. Questa lavorazione è una lavorazione in tondo, quindi ho preso la circonferenza del bacino e ho chiuso la catenella, senza avere cuciture, quindi le uniche cuciture che noi avremo è sopra quando uniremo le spalle del davanti con il dietro. Una volta che ho preso la mia circonferenza, ho fatto qualche catenella in più perché volevo il maglioncino bello largo. Visto che il filato è bello morbido, volevo dare più vaporosità a questo maglioncino. Di solito la mia circonferenza è intorno ai 45 cm, però io ho preso qualche centimetro in più fino ad arrivare a 52 cm sul davanti e 52 cm sul dietro. Ho lavorato 4 cm e mezzo per quanto riguarda la molla del sotto del maglioncino, alternando una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro. Il motivo del punto è multiplo di 2, quindi se voi volete aumentare la taglia dovete sempre aggiungere 2 catenelle in più, 2, 2, 2, fino ad avere una larghezza che a voi piace di più. Però ripeto, questo maglione è già largo di suo. Sono andata avanti senza aumentare perché, come vedete, lavorando la molla viene un po' più stretta, poi dà questo sbuffo naturale del punto, quindi ho continuato senza fare aumenti per un totale di 40 cm. Una volta arrivata a 40 cm ho piegato a metà, ho trovato la metà del davanti e del dietro e ho messo dei segni. Questa è la metà del davanti e la metà del dietro. Una volta che ho piegato e ho trovato metà davanti e metà dietro, quindi i motivi devono corrispondere sia sul davanti che sul dietro. Se invece avete contate i motivi in più avete dei motivi dispari, mettete il motivo in più sul davanti perché abbiamo il seno. Nel mio caso sono uguali sia sul davanti che sul dietro. Una volta che ho diviso poi il davanti con il dietro, questo è il dietro e questo è il davanti, ho trovato un'ulteriore metà del davanti. Questo l'ho segnato perché a questo punto poi lavoreremo la scollatura a V. Quindi una volta che voi avete deciso se volete fare degli aumenti perché avete un seno abbondante, potete farli tranquillamente o aggiungete la catenella, poi vi spiegherò nel tutorial come fare, oppure proseguite dritto. Detto ciò, adesso possiamo iniziare. Ora vi faccio vedere con un campione come ho lavorato il maglioncino. Dobbiamo prendere la circonferenza del bacino. Se invece avete la circonferenza più sporgente che è il seno, prendete la circonferenza del seno. Una volta che avete stabilito la vostra circonferenza, nel mio caso è 45 cm, però ho aggiunto qualche catenella in più perché volevo un maglioncino più largo. E il multiplo del punto che noi faremo è un multiplo di 2. Quindi nel mio caso io ho messo 128 catenelle che danno come circonferenza 52. Quindi con l'uncinetto vado ad avviare un totale di 128 catenelle. Avviate le vostre catenelle multiplo di 2, dobbiamo chiudere in cerchio.
e lavoriamo la prima riga di solo maglie alte, quindi chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con 2 catenelle 1 e 2 e lavoro una maglia alta in ogni catenella sottostante. Vado a fianco e lavoro una maglia alta, a fianco una maglia alta, a fianco maglia alta. Proseguo questo fino a terminare il mio giro. Una volta terminato il giro, dobbiamo lavorare per 4 centimetri e mezzo. Io ho lavorato per 4 centimetri e mezzo, alternando una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro. Però voi potete lavorare anche 7 centimetri, 8 centimetri, poi a gusto personale. Vado a chiudere prendendo la maglia alta, le 2 catenelle d'inizio, entrando con uncinetto dal dietro, prendo il filo e lavoro una maglia bassissima, perché inizio già con una maglia alta in rilievo avanti. Faccio 2 catenelle, vado a fianco e con l'uncinetto entro dal davanti, sposto la maglia alta sul dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta in rilievo dietro. A fianco con l'uncinetto entro dal dietro e sposto la maglia alta sull'uncinetto sul davanti, prendo il filo e lavoro maglia alta in rilievo avanti. Gettato, con l'uncinetto entro dal dietro, sposto la maglia alta sul dietro, quindi me lo trovo sul dietro, prendo il filo, maglia alta in rilievo dietro, prendo il filo, vado con l'uncinetto, entro dal davanti verso il dietro, sposto la maglia alta sull'uncinetto e lavoro maglia alta in rilievo avanti. Adesso sposto la maglia alta verso il dietro e lavoro maglia alta in rilievo dietro, in avanti, sposto la maglia alta sul dietro e adesso sposto la maglia alta sull'uncinetto e sul davanti. Proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro, alternando sempre una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro. Ho terminato il giro con una maglia alta in rilievo dietro. Abbiamo iniziato con la maglia alta in rilievo avanti, dobbiamo chiudere il giro e facciamo in questo modo, sempre con l'uncinetto dal dietro, sposto sul davanti le catenelle, quindi me le trovo sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Questa ci risulterà come maglia alta in rilievo avanti. Iniziamo sempre con 2 catenelle e dobbiamo adesso lavorare come si presentano le maglie. Quindi se a fianco mi trovo una maglia alta in rilievo dietro, la lavoriamo in rilievo dietro, entrando con l'uncinetto sul davanti e sposto la maglia alta sul dietro e lavoro maglia alta in rilievo dietro. Qui mi risulta maglia alta in rilievo avanti, con l'uncinetto sposto la maglia alta sull'uncinetto sul davanti e la lavoro in rilievo avanti. Adesso con l'uncinetto entro dal dietro, sposto la maglia alta verso il dietro, gettato e lavoro. Prendo la maglia alta, lo sposto sull'uncinetto sul davanti e lavoro maglia alta e continuo questo fino a terminare il giro, alternando una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro. Ci vediamo al termine del giro. Chiudiamo sempre come abbiamo fatto fino adesso, entrando con l'uncinetto dal dietro, sposto le 2 catenelle sul davanti e chiudo con una maglia bassissima. Una volta che abbiamo stabilito la lunghezza della nostra molla del maglioncino, iniziamo a lavorare il punto. Inizio sempre con 2 catenelle, 1 e 2,
e rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta. Dobbiamo lavorare dei punti V. Quindi salto una, vado a fianco, una maglia alta in rilievo e lavoro un punto V, 1 e 2. Salto una maglia, vado a fianco e lavoro una maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta. Il punto che noi dobbiamo lavorare, che si ripete, è sempre questo, il punto V per un totale che voi volete lavorare la vostra maglia. Io ho fatto un totale di 40 centimetri, quindi salto una, vado a fianco e lavoro maglia alta, rientro nello stesso punto, maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro il punto V. Salto 1, vado a fianco e lavoro il punto V. Andate avanti, vi faccio vedere come ripartire. Terminato anche questo giro, ci ritroviamo con una maglia alta, quindi saltiamo questa maglia alta, andiamo direttamente dove abbiamo iniziato, entriamo nello spazio del punto V e chiudiamo con una maglia bassissima. Iniziamo sempre con 2 catenelle, 1 e 2. Rientriamo nello spazio e lavoriamo un'altra maglia alta. Quindi dobbiamo lavorare negli spazi che abbiamo formato nel punto V. Entro qui e lavoro il punto V nello spazio del punto V sottostante. Vado qui e lavoro un punto V. Dobbiamo ripetere sempre il primo giro. Vado qui, abbiamo il punto V, entro nello spazio che abbiamo formato e lavoro il punto V. Andate avanti e vi faccio vedere come ripartire. Arrivati al termine del giro, entriamo all'interno del punto V dove abbiamo iniziato e chiudiamo con una maglia bassissima. Iniziamo sempre con 2 catenelle e lavoriamo sempre i nostri punti V all'interno dello spazio che si è creato tra una maglia alta e l'altra. Quindi qui ho il punto V, all'interno questo spazio lavoro un altro punto V e proseguo questo per un totale di 40 centimetri. Qui lavoro il punto V. Se casomai volete avere più morbidezza, volete fare ulteriori aumenti, o aumentate uncinetto, quindi dal 4,5 passate al 5 e giocate con il numero di uncinetto, oppure lavorate una maglia alta, una catenella e una maglia alta. A fianco maglia alta, catenella e maglia alta, fino a quando non riterrete opportuno avere degli aumenti. Il giro successivo invece, dove avete fatto la catenella, lavorate il punto V senza fare aumenti, senza fare la catenella, quindi dal giro successivo togliete la catenella e lavorate il punto V normale. Quindi vi rendete conto quanti aumenti volete fare, quanto volete largo il vostro maglione. Potete lavorare 6 punti V aggiungendo una catenella. Il giro successivo lavorate i punti V normalmente senza fare la catenella, come abbiamo fatto fino adesso. Il giro successivo ancora, se volete aumentare ulteriormente la taglia, aggiungete sempre la catenella fino a quando non riterrete opportuna la vostra larghezza. Io sono andata avanti dritto, quindi per 40 centimetri ho lavorato il punto V senza aggiungere la catenella. Quindi ci vediamo all'altezza degli scalfi. Ho lavorato per 40 centimetri. Una volta arrivata a 40 centimetri ho diviso la parte del davanti con la parte del dietro. Io mi ritrovo con gli stessi motivi sul davanti e gli stessi motivi sul dietro, quindi ho motivi pari. Se invece voi vi trovate con motivi dispari, il motivo in più lo mettete sul davanti perché abbiamo il seno. Come vedete qui ho messo il segno e anche qui questa è la mia metà del davanti e del dietro. Poi per quanto riguarda il davanti ho contato i motivi, ho trovato la metà e ho messo anche il segno qui perché da questo punto inizieremo a lavorare la scollatura a V. Invece per quanto riguarda il dietro lavoreremo dritto fino a 18 centimetri.
quindi farò uno scalfo di 18 centimetri. Adesso lavoreremo in giri di andata e ritorno, quindi inizieremo il punto con una maglia alta e non più con il punto V. Questo questo motivo poi lo potete usare se non volete fare la lavorazione in tondo. Quindi se voi volete fare la lavorazione a pannello, inizieremo con una maglia alta e finiremo con una maglia alta, e dove abbiamo lo spazio del punto V lavoreremo il punto V. Adesso vi faccio vedere come lavorare la parte del davanti con la scollatura. Quindi prendo l'uncinetto, qui mi ritrovo con dove ho lasciato il mio motivo, giro in questo modo perché dobbiamo lavorare in giri di andata e ritorno, e vi faccio vedere come lavorare. Quindi mi porto avanti con maglie bassissime, quindi salto questo punto V e vado dove qui ho il segno, quindi un punto V lo salto e vado dove ho quest'altro punto V. Entro all'interno con una maglia bassissima e 2 catenelle. Quindi iniziamo con una maglia alta, vado nello spazio a fianco e lavoro il punto V. Vado qui e lavoro il punto V. E continuate in questo modo fino ad arrivare dove abbiamo messo il segno. Sono arrivata dove ho messo il segno e all'interno lavoro una maglia alta. Quindi ho tolto una maglia alta. Giro il lavoro, inizio di nuovo con 2 catenelle, 1 e 2, e all'interno di ogni punto V lavoro un punto V. Come vedete qui inizia già a prendere forma la scollatura. Sono arrivata al termine del giro e qui abbiamo iniziato con la maglia alta e chiudo sulla seconda catenella, chiudo il giro con la maglia alta. Iniziamo di nuovo un altro giro, sempre con le 2 catenelle, che è la mia prima maglia alta, e il punto V all'interno del punto V. Quando arriviamo dall'altra parte della scollatura vi faccio rivedere come dobbiamo fare, poi dobbiamo proseguire per i nostri centimetri. La stessa cosa che facciamo da questo lato lo dobbiamo fare dall'altro lato. Invece per quanto riguarda il dietro, chiuderemo e apriremo sempre con una maglia alta, quindi se abbiamo saltato qui un motivo lo salteremo anche qui. E inizieremo dal motivo successivo con una maglia alta e chiuderemo con la maglia alta, però dobbiamo andare dritto, quindi punto V su punto V e fare solo una maglia alta in apertura e una maglia alta in chiusura. Quindi andate avanti, vi faccio rivedere come lavorare la scollatura. Mi ritrovo sulle ultime maglie per lavorare la scollatura, quindi a questo punto lavoro il punto V normalmente e qui invece lavoro la maglia alta, una maglia alta, e continuiamo a stringere la nostra scollatura. Giro il lavoro, inizio con 2 catenelle, 1 e 2, vedete? E il punto V nel punto V. Quindi andate avanti e chiudete poi con la maglia alta. Proseguite questa lavorazione, ecco come si inizia a vedere a prendere forma, e dobbiamo lavorare per 18 centimetri in questo modo. Quindi ci fermiamo poi al giro successivo, ci fermiamo dove abbiamo l'ultimo punto V e qui lavoriamo la maglia alta, e man mano che andiamo avanti si formerà la nostra scollatura a V.
Andate avanti sia su questo lato che sull'altro lato. Per quanto riguarda il dietro, come ho detto prima, iniziate e chiudete con una maglia alta, quindi iniziamo con una maglia alta qui, lavoriamo punto su punto fino ad arrivare dove abbiamo messo il segno, saltiamo questo punto V e andiamo sul punto V successivo. Lavoriamo la maglia alta. Ci vediamo al termine del giro per poter lavorare le maniche. Ecco come si presenta la maglia una volta che ho lavorato in giri di andata e ritorno il davanti. Qui è la parte centrale del davanti, e poi ho proseguito con le diminuzioni facendo la scollatura a V, ho lavorato per 11 giri e poi ho proseguito dritto. Come vedete qui si vede. Per quanto riguarda lo scalfo, è uno scalfo di 40 cm, 20 sul davanti e 20 sul dietro. Di solito il mio scalfo è di 18 cm, quindi nel riprendere le maglie vado a saltare qualche motivo. Per quanto riguarda l'unica cucitura è sulle spalle e vado a cucire con ago e filo. Il dietro ho proseguito lavorando dritto. Adesso vi faccio vedere la manica come l'ho lavorata, quindi ho ripreso sempre il motivo con l'uncinetto del 4,5, ho lavorato il motivo per un totale di 37 cm, come vedete qui ho messo il segno, ho cambiato uncinetto e ho lavorato 4 giri con l'uncinetto del 4. Poi ho cambiato di nuovo uncinetto e ho lavorato gli ultimi 4 giri con il 3. Quindi ho fatto questa piccola diciamo, ho ristretto un po' la manica cambiando uncinetto. Se a voi vi piace larga potete farlo tranquillamente, oppure se volete stringerla da più sopra potete cambiare uncinetto e stringere la manica. Ora vi faccio vedere come cucire sulla spalla e poi rifiniamo prima lo scollo del davanti e poi riprendiamo la manica. Con ago e filo entro da una parte del dietro, una parte del davanti e faccio delle piccole cuciture. Questa è la parte della spalla. Entro di nuovo, prendo 2 asole del davanti e 2 asole del dietro e chiudo. E proseguo questa cucitura fino a terminare la spalla, di cucire la spalla. Quindi l'unica cucitura che abbiamo è sulle spalle. Una volta che abbiamo cucito dobbiamo girare dal diritto, quindi dobbiamo lavorare la parte della scollatura e iniziamo dal dietro. Quindi con l'uncinetto del 4,5 entro sul centro dietro in un punto qualsiasi, quindi entro all'interno del punto V che abbiamo lavorato sotto e lavoro 2 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado qui a fianco dove ho lo spazio tra una maglia alta e l'altra maglia alta e lavoro un'altra maglia alta. Vado al centro del punto V e lavoro una maglia alta. Vado qui dove ho lo spazio e lavoro una maglia alta. Vado al centro del punto V, maglia alta. Qui tra una maglia alta e l'altra lavoro una maglia alta. Al centro del punto V, maglia alta e qui maglia alta. Proseguo questo fino ad arrivare dove ho la cucitura della spalla. Mi ritrovo dove ho la cucitura della spalla. Qui per far girare bene faccio una diminuzione, quindi entro dove ho il punto V a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Filo sull'uncinetto, vado qui ho la cucitura, vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutto insieme e quindi abbiamo lo scollo che gira bene. Adesso lavoro maglie alte, in ogni maglia alta sottostante ne lavoro 2.
quindi devo lavorare maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo la punta del davanti e anche lì faremo una diminuzione. Quindi qua faccio una maglia alta, qui a fianco una maglia alta, a fianco una maglia alta. Proseguite a lavorare le maglie alte, ci vediamo sulla punta del davanti. Mi ritrovo qui dove è la punta del centro del davanti. Anche qui faremo una diminuzione, quindi entro nella maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta a metà. Vado al centro dove ho il punto V, maglia alta chiusa a metà e a fianco una maglia alta chiusa a metà. Ho lavorato 3 maglie alte chiuse a metà. Adesso prendo il filo e chiudo tutti insieme. Ora devo lavorare le maglie alte così come si presentano e quando arrivo sulla spalla devo fare un'altra diminuzione come ho lavorato da questa parte. Quindi proseguite la lavorazione e ci vediamo al termine del giro. Terminato il giro, ora vado avanti con 2 giri di maglie alte rilievo avanti e maglie alte rilievo dietro. Entro con l'uncinetto e lavoro una maglia bassissima prendendo le 2 catenelle sull'uncinetto, facendole risultare una maglia alta in rilievo avanti. Inizio sempre con 2 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta in rilievo dietro, a fianco maglia alta in rilievo avanti e vado avanti fino ad arrivare dove ho le diminuzioni, così vi faccio vedere come lavorare sulle diminuzioni. Sono arrivata sulla prima diminuzione che si trova sulla spalla e a questo punto lavoro queste 2 maglie, le lavoro insieme come maglia alta in rilievo avanti, perché qui abbiamo la maglia alta in rilievo dietro, quindi con l'uncinetto entro dal dietro, le prendo tutte e 2 e lavoro una maglia alta in rilievo avanti e continuo questo fino ad arrivare sulla punta del davanti. Sempre la sequenza di maglia alta in rilievo avanti e maglia alta in rilievo dietro. La stessa cosa lo faremo sulla punta del davanti, però ve lo faccio rivedere. Arrivata qui faccio un'altra diminuzione a 3, quindi entro, prendo la maglia alta in rilievo avanti e chiudo una volta sola. Vado dove ho queste 3 maglie che ho chiuso insieme, le prendo in avanti e faccio un'altra diminuzione e a fianco un'altra diminuzione. Adesso chiudo tutte insieme, quindi ho fatto un'altra diminuzione. Ora lavoro sempre la sequenza, quindi ho lavorato le maglie alte in rilievo avanti e vado avanti con maglia alta in rilievo dietro e maglia alta in rilievo avanti. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Terminato il giro, chiudo con una maglia bassissima come abbiamo fatto fino adesso e come vedete non si vede neanche dove abbiamo iniziato e chiuso il giro. Adesso taglio il filo e riprendiamo le maniche intorno allo scalfo. Mi ritrovo a lavorare sotto il sottomanica per riprendere le maniche, quindi entro qui è proprio sotto alla manica, entro dal centro nel punto V e dobbiamo riprendere il punto V con l'uncinetto del 4,5. Mi alzo con 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro il punto V. Vado a fianco e lavoro un altro punto V. A fianco continuo la lavorazione. Vado qui, a questo punto noi abbiamo le maglie alte, siccome lo scalfo a me risulta un po' troppo largo, quindi io adesso vado a lavorare il punto V all'interno delle maglie alte, però cercando di saltare qualche maglia alta. Quindi vado a fianco, questa la salto, vado qua e lavoro il punto V e proseguo questo fino ad arrivare al termine del giro.
Ho terminato il giro e mi ritrovo con 24 motivi di punto V. Adesso chiudo con una maglia bassissima all'interno del punto V. Mi alzo sempre con 2 catenelle e lavoro il motivo come si presenta per un totale di 37 cm con l'uncinetto del numero 4 e mezzo, scusate. Poi cambio uncinetto e lavoro 4 giri con il numero 4, poi cambio di nuovo uncinetto e lavoro altri 4 giri con l'uncinetto del 3. Quindi proseguo la lavorazione giocando con gli uncinetti praticamente, quindi alla fine la manica mi viene poco più stretta. Se voi la volete larga come la state lavorando, la potete lasciare tranquillamente. Una volta che finite di lavorare la manica, il nostro maglione è pronto per essere indossato. Come vedete è un maglioncino che va benissimo sui jeans, su pantaloni eleganti e da un taglio largo, e visto che traforato andiamo verso la bella stagione, va anche bene sulle camicie. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto, dove potete farne parte. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!